quella della Scala. Straordinario. Dunque, una leggenda narra che Fiorenza Cossotto fece piangere la Callas in Norma, l'ultima norma della Callas nel 65 all'opera di Parigi. Però poi gli ultimi studi hanno scoperto che non è vero. Che non è vero, Ma che no. la Callas era malata in quella circostanza. Poverina, e si lesse non che stava lei mica fu male, anzi mi ha salutata baciandomi. Ecco, quindi ci racconti bene questa storia che bisogna sfatare un po'. Ma certo, dopo 20 anni mi ritrovo ancora delle accuse che sono ignobili, veramente ignobili, anche sui giornali. Che lei fu la carnefice della Callas. Lei si immagini, mi voleva bene. E poi basti ricordare che l'anno prima avevamo fatto già la norma. E quindi se lei non fosse stata contenta di me, non avrebbe voluto, avrebbe voluto per il secondo anno la Cossotto. Certo. Spieghiamo cosa avvenne al pubblico. La Callas rimase senza voce in un acuto e dato che il pubblico udì invece la voce di Fiorenza Cossotto emergere sul non acuto della Callas, venne accusata la Cossotto di aver coperto di tenere la nota più lunga. Non si sono accorti che io sono arrivata là, la signora Callas stava male, perché stava veramente male, poverina, e si vede che non l'hanno potuta sostituire all'ultimo momento. Beh, poi insomma la gente andava lì per ma mentre cantiamo non possiamo mica, io collega non posso sapere se a lei manca la voce improvvisamente durante una scala progressiva. Questo dove avvenne il punto fatidico? Nel primo duetto? Nel secondo, ta 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 ta, col do. Lei ha il do e io ho il la. Ho capito. E lì ci fu il famoso svenimento, fu quella sera che la Callas ma io non ho mai parlato, non ho mai sentito di svenimento. Ho sentito dietro le quinte per forza, perché dovevo entrare in scena subito dopo la Casta Diva. E ho sentito che la Casta Diva lei faceva leggermente più fatica, perché le prime 2 recite non le avevo fatte io, che stavo facendo la Carmen a Torino. E allora mi hanno come dire, la signora stava male, ma mi hanno detto che stava male anche le recite prima. Ha cantato su un raffreddore, logicamente l'ultima recita si è abbassata la voce completamente. Certo, quindi è facile che vada via la voce in un acuto, facilissimo. Prende la tracheite e non si può Noi più abbiamo cantare. proprio la registrazione di quella recita, però ascolteremo il finale del primo atto, dove pur ci sono... Io ho cercato tanto quel duetto, perché sono stata accusata che io ho tenuto la nota lunga, e invece è la signora che, stando male, si vede che ha aperto la bocca, come succede a tutti, non esce il suono. Non è uscito. Ma stava male, c'era da ringraziare che c'era un'altra che faceva la nota. Ascoltiamo cosa avvenne nel finale del primo atto con Maria Callas, Fiorenza Cossotto e Gianfranco Cecchere, diretti da Georges Prêtre all'Opera di Parigi. Gli applausi, la registrazione ovviamente non si sente bene, si sente però che entrambe le cantanti non hanno eseguito l'acuto, quindi in questo caso Fiorenza Cossotto però è stata benevola, perché non ha fatto lei ma l'acuto credo lo faccia solo il si bemolle. Norma nel finale. Addirittura nelle prime registrazioni la Callas faceva il re sopracuto, in questo caso non lo poteva fare più, però siete scese giù, insomma. Noi l'avevamo provata così. Così. C'è un'altra leggenda su quella norma, è vero che vi era stato proposto, non so da chi, oppure che la Callas le si è proposto di fare delle recite in cui lei avrebbe fatto Norma e la Callas ad Algisa? No, questo è sempre stato un desiderio di qualcuno del teatro. Vi fu proposto? Non so di chi era al momento, di chi era l'idea, ma era una stupidata, perché io non potevo fare, cioè avrei potuto fare la Norma, ma non mi sentivo all'altezza della grande Callas, perché io l'adoravo, l'ammiravo talmente tanto che non avrei mai pensato di poter fare la Norma. Forse con gli esercizi, con l'insegnamento della stessa Callas avrei potuto,
arrivarci. Certo. Quindi fu fatta effettivamente questa proposta e lei non era una proposta, no, però si parlava, sarebbe una cosa molto interessante, perché insomma si cerca sempre la novità. Ah, certo, sì. Però io non. Poi negli anni a venire è capitata con la Caballé, con altre cantanti che hanno fatto sia Norma che Adalgisa. Però Fiorenza Cossotto, in virtù di questa voce unica, sontuosa, avete sentito la ricchezza degli armonici, lo squillo, l'estensione, soprattutto ha potuto cantare anche ruoli sopranili, e questo soprattutto in disco per divertirsi un po'. Ora ci divertiamo ad ascoltare la Cabaletta di Nabucco, quindi la Cossotto come Abigail. Ha fatto una brutta faccia, perché non le piace? Non le piace? No. Beh, noi sentiamola perché veramente l'ho sentito una volta sola, poi ci sono dei dischi che non ho mai sentito. Ma guardi, facciamo, siccome recentemente è uscito il Nabucco della Tebaldi, proviamo a vedere quale dei due. No, non mi faccia far brutta figura, perché io adoro la Tebaldi. No, sentiamo.